A volte nel mondo delle slot car capita di imbattersi in personaggi davvero fenomenali e questo è il caso di Angelo Cutillo, un ragazzo che ha fatto della sua passione una vera e propria arte nella costruzione di modelli da Formula 1 decisamente spettacolari. Stiamo infatti parlando di SAC, ovvero Slot Car Angelo Cutillo, e come vedete sul tavolo di Slot Car Tech ho qui da farvi l'unboxing di alcune sue creazioni che andremo ad ammirare in ogni loro dettaglio. Stiamo parlando di modelli da Formula 1 pensate, disegnate, studiate e costruite interamente partendo dalla passione che anima questa persona. Insomma ragazzi, un viaggio veramente molto spettacolare, per una volta non solo all'interno di grandi produttori ma anche di piccoli artigiani che sanno davvero dove mettere le mani. Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. Se anche voi siete appassionati di slot car oppure siete persone alle prime armi che vi state avvicinando a questo fantastico mondo, beh allora siete nel posto giusto. Su questo canale andremo a sviscerare settimana dopo settimana diversi argomenti che vanno dalla tecnica alla preparazione e persino ad arrivare al recap delle gare più importanti che si svolgono in Italia e non solo. Insomma ragazzi, un canale interamente dedicato alla vostra passione. Ma adesso è arrivato il momento di metterci comodi, di sederci e di ammirare il recap di queste fantastiche vetture. Per cui come sempre visione dall'alto e iniziamo da subito con le Formula 1 di SAC, ovvero Slot Car Angelo Cutillo. E partiamo subito con il vedere la scatola che contiene il modello. Come ogni unboxing ci occupiamo non solo del modello stesso ma anche del packaging che ruota attorno alla slot car. In questo caso una scatola di cartone decisamente minimal, il logo SAC Slot Car Angelo Cutillo in bella evidenza, una scatola decisamente molto semplice che però racchiude un prodotto di grande prestigio. Non ci resta che andare ad aprire la nostra confezione e andare ad ammirare il suo contenuto. Anche al suo interno tutto è davvero minimale perché stiamo parlando comunque di creazioni artigianali, per cui un semplice involucro di carta ci permette di tenere al suo posto la vettura, lo andiamo a togliere e possiamo avere fra le mani la nostra vettura. All'interno della confezione c'è anche il logo SAC che qui è stato riprodotto, stampato in 3D con una splendida finitura in simil carbonio che ci serve anche come mini basetta, diciamo come supporto per la nostra macchina. Togliamo per il momento la scatola che ci fa da confezione, andiamo a vedere questo supporto. Come vedete la scritta SAC in bella evidenza con questa finitura splendida in carbonio che ci serve appunto per poter andare ad appoggiare la nostra vettura in modo tale che le gomme non tocchino per terra. Questa, come potete vedere, è una vettura che ha già compiuto qualche giro di pista, per cui le gomme sono già un po' utilizzate, perché Angelo Cutillo ha voluto darmi qualche macchina con diverse configurazioni, poi vi spiegherò anche il perché di questa cosa, in modo tale da poter poi farmi provare tutte le vetture così come le ha pensate, le ha studiate, le ha realizzate, e devo dire che sicuramente ragazzi rimanete fino a fine video perché queste macchine vanno veramente molto bene. Ma adesso occupiamoci appunto della macchina, quindi andiamo a togliere la basetta di supporto e prendiamo fra le mani questa splendida Ferrari. Come possiamo ammirare, tutta l'intera macchina è stata costruita interamente in modo artigianale. Abbiamo uno splendido telaio in nylon stampato 3D, finitura in carbonio, quindi veramente molto anche bella da ammirare. Guardate tutta la finitura in simil carbonio quanto rende su questo modello, e poi una carrozzeria invece stampata a resina, quindi una carrozzeria decisamente molto liscia, bella, avvolgente e devo dire anche parecchio resistente. La vettura è decisamente molto ben realizzata. Abbiamo una scocca che ripropone le vetture da Formula 1 recenti in ogni minimo particolare. Abbiamo gli specchietti, abbiamo addirittura l'ansa a protezione, abbiamo insomma tutte le caratteristiche che ci fanno rivivere le emozioni delle Formula 1 di quest'epoca. Anche per quanto riguarda l'aspetto grafico devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro di precisione. In questo caso abbiamo una Ferrari, ci sono delle decal a corredo, le decal si possono trovare tranquillamente su internet, ma comunque attraverso la SAC si può ordinare. Poi vedremo anche quale modello di Formula 1 e quindi anche andare ad abbinare le decal, ma è chiaramente possibile anche andare a verniciare queste vetture perché possono essere anche distribuite in kit grezzo. Ci sono
sono due colori disponibili, o bianco o nero, insomma potete decidere voi la vostra colorazione preferita. La vettura è equipaggiata con tutta componentistica di tipo professionale. In linea di massima la vettura può essere montata addirittura con cuscinetti e poi di serie ha un motore NSR da 21.500 giri e tutte le corone e gli ingranaggi sono di Slotite, quindi meccaniche e componenti di altissima qualità per farvi divertire al meglio su tutte le tipologie di tracciato. Per quanto riguarda le gomme, sia le anteriori che le posteriori, abbiamo diverse disponibilità, perché questa vettura può ospitare sia i cerchi e gomme in spugna per poter girare tranquillamente sulle piste in legno, magari anche quelle pappate, però permette anche il montaggio delle classiche gomme in gomma, quindi con i cerchi dedicati, permettendo così anche di divertirsi sulle piste in plastica o comunque sulle piste in legno tipo la nostra che non sono pappate. Degne di nota anche le gomme anteriori, perché qui abbiamo delle classiche gomme con dei cerchi veramente molto piccoli, delle PT19, dei guantini che vanno a ricoprire interamente il cerchio, però abbiamo la possibilità di avere anche addirittura delle gomme stampate in 3D, o meglio dei cerchi con già il copertone in plastica stampato in 3D. Simulano in tutto e per tutto la gomma, ma chiaramente hanno una scorrevolezza decisamente superiore alle classiche gomme anche zero grip. Tutto è stato calcolato, tutto è stato studiato nei minimi particolari. Tutta la vettura poi ha una serie di regolazioni che permettono di adattarsi perfettamente a qualsiasi tipologia di tracciato. Nella parte sottostante il telaio abbiamo la possibilità di andare a regolare l'altezza dell'assale anteriori in modo tale da andare a far sfiorare le gomme sul tracciato. Nella parte posteriore abbiamo poi una serie di regolazioni che ci permettono di andare a decidere anche il basculamento della carrozzeria rispetto al telaio. Come si può vedere, infatti, qui abbiamo due grani che vanno a decretare il basculamento della carrozzeria rispetto alla sala. In poche parole, in base a quanto li avvitate o li svitate, potete decidere di far traslare il telaio in modo basculare oppure fermarlo di più sulla sua carrozzeria. Sono tutte scelte studiate e messe in pratica da piloti che corrono con le slot car e quindi hanno dato il loro supporto affinché tutto fosse studiato nei minimi particolari ed eseguito nel migliore dei modi. Direi quindi che è arrivato anche il momento di andare a togliere la carrozzeria da questa Formula 1 per ammirarne anche la parte interna. Per poterlo fare vi basterà semplicemente munirvi di una chiave a Torx e svitare quest'unica vite. Questa praticamente va a tenere la carrozzeria sul telaio e quindi noi andremo a svitarla e andremo così a dividere le due parti. E qui abbiamo la carrozzeria divisa dal telaio. Come vedete, la carrozzeria non ha praticamente l'alettone posteriore, che rimane invece attaccato al telaio. A congiungere le due componenti c'è questa vite lunghissima, c'è anche una rondella per fare da spessore, per dare un po' più di basculamento tra le due parti. Questa vite chiaramente si può andare ad allentare quanto basta per poter far basculare e quindi rendere un po' più performante la vettura. Come sempre partiamo dalla carrozzeria, una carrozzeria chiaramente, come dicevamo prima, stampata in resina, una carrozzeria come vedete anche decisamente molto flessibile, una carrozzeria che si adatta decisamente molto bene a tutti gli stili di guida e che è decisamente performante. È composta da due parti, abbiamo una zona centrale un po' più grande, poi il musetto della vettura collegato alla parte centrale mediante questa apposita vite. Anche in questo caso vi basterà avere una chiave a Torx per poter andare a svitare il musetto della vettura ed eventualmente anche a sostituirlo nel caso di rottura, ma come dicevamo, anche se flessibile, è decisamente molto resistente, quindi avrete sicuramente fra le mani una vettura che vi durerà a lungo nel tempo. Affogata all'interno del telaio c'è questa femmina filettata che vi permette in pratica di andare ad avvitare la Torx che abbiamo tolto per unire il telaio alla carrozzeria stessa. Una carrozzeria che già di per sé contiene il pilottino, quindi un tutt'uno, una carrozzeria decisamente molto sofisticata in tutti i suoi particolari, ma decisamente molto semplice nella sua costruzione, affidabile, sicura, soprattutto efficace. Per quanto riguarda il telaio, invece, qui notiamo veramente molta tecnicità, soprattutto in fase costruttiva. Infatti è chiaramente un telaio molto piatto, è un telaio che presenta due fessure
fessure che gli permettono appunto di essere decisamente molto morbido sulla pista, e come vedete è un telaio svincolato dal supporto motore, o meglio è un tutt'uno con il supporto motore, perché non abbiamo un vero e proprio banchino appoggiato sul telaio, però il telaio attraverso questi intagli è un po' come se andasse a separare il banchino dal resto del telaio. Infatti vedete, entrambe le parti sono libere di muoversi, di basculare. Il supporto motore, o meglio la parte di telaio che va a reggere il motore, invece rimane un po' più rigida al centro della vettura stessa. Il motore è tenuto al suo posto da questo supporto, anch'esso stampato in 3D, due viti a corredo che lo vanno a fissare e non gli permettono praticamente di muoversi. Motore centrale, come dicevamo, un motore NSR di serie al motore da 21.500 giri, per cui un motore che spinge decisamente parecchio. Meccanica super professionale, in origine nasce con meccanica slot it, ma potete andare a montare praticamente qualsiasi tipo di corona, pignone che desiderate. Infatti in questo caso abbiamo un pignone in nylon ed una corona in nylon priva della sua gola. Infatti abbiamo dei distanziali laterali qui al lato delle gomme che evitano la traslazione laterale dell'assale, un assale che in questo modello specifico di vettura gira su due cuscinetti a sfera, per cui è possibile montare le classiche boccole flangiate come siete abituati a vedere su parecchie vetture, ma è anche possibile andare ad installare dei cuscinetti a sfera. Massima fluidità anche nella trasmissione del rapporto. Per quanto riguarda il discorso anteriore, abbiamo un pick-up a lama avanzato, un pick-up a vite, è infiltrato direttamente nella parte centrale del telaio, e poi abbiamo i due cavi che portano la corrente dal pick-up, quindi dalle spazzole al motore, che vanno a passare direttamente in due sedi che sono state scavate e predisposte direttamente sul telaio. Infatti come vedete non c'è l'interferenza assolutamente di nessun cavo, per cui state certi che la vettura è libera di muoversi, di basculare, il pick-up è libero di girare a destra e a sinistra senza andare ad interferire con il musetto della vettura oppure con l'altezza del telaio, che spesso su queste macchine chiaramente è decisamente molto risicato, perché essendo delle Formula 1 sono comunque vetture abbastanza strette. In questo caso tutta la struttura di telaio e la struttura anche della stessa carrozzeria è stata costruita e concepita in modo da non interferire con nessun altro componente. Insomma ragazzi, qui avete proprio il massimo della tecnica. La bellezza di avere questi modelli artigianali è anche il fatto che non dovendo per forza costruire grandi numeri c'è la possibilità di adattarli cammin facendo a quelle che sono le esigenze, a quelli che sono magari i problemi che si riscontrano di volta in volta, e quindi avere sempre comunque un mezzo super performante. E devo dire che anche il peso sembra essere decisamente ridotto. Mi sembrava molto leggera la carrozzeria, idem il telaio, mi sembra di avere praticamente fra le mani solo ed esclusivamente il motore. Andremo poi a metterlo sulla bilancia e a verificare effettivamente quanto sia vera la mia sensazione. Però ragazzi, a vedere questa macchina devo dire che c'è davvero tanto studio sopra questo modello affinché possa essere decisamente molto performante. Qui nella parte posteriore poi, come avevamo già intravisto prima, abbiamo queste due brugole che vanno a limitare il basculamento della zona laterale del telaio. Vi dicevo, il telaio qui ha degli incavi per cui rimane in pratica staccato da questa parte centrale. Queste due brugole, o meglio questi due grani, mi permettono di andare a fermare il basculamento laterale del telaio stesso, o meglio delle due parti del telaio. In questo modo la parte centrale è libera di muoversi, di adattarsi alla pista, a tutte le superfici della pista, e posso comunque andarla a rendere un po' più rigida nel suo assetto nel caso in cui dovessi affrontare delle piste in legno magari con gomme in spugna e piste pappate. Vi ho fatto vedere la Ferrari come unboxing, però come potete vedere qua ci sono altre due Formula 1 diverse con altre soluzioni tecniche e meccaniche completamente diverse, per cui ogni vettura può essere tranquillamente adattata a tutte le vostre esigenze. E poi anche le colorazioni ragazzi sono veramente molto spettacolari. Questa Aston
Martin ad esempio ha un bellissimo color verde acqua metallizzato che rende la vettura decisamente spettacolare. In questo caso tengo a farvi vedere che ci sono delle gomme in spugna montate su dei cerchi decisamente molto piccoli. Le gomme sono molto morbide proprio perché si devono adattare comunque a una superficie di pista diversa rispetto a quella che potrebbe essere la classica pista in plastica. E poi nella parte anteriore ci sono invece delle gomme, lasciatemi dire, finte, ovvero sono gomme interamente stampate 3D, hanno già il cerchio inserito, la gomma è in plastica, quindi non avete neanche il problema di andare a scegliere quale copertone montare nelle ruote anteriori. Qui è già tutto compreso, massima scorrevolezza. La gomma in plastica permette comunque alla vettura di avere un appoggio adeguato per entrare in curva in modo veloce, riuscire ad affrontare le curve senza ribaltarsi, però aumenta così la scorrevolezza perché in questo caso la gomma davanti non genera nessun tipo di attrito. E poi chiaramente non è finita qui, perché quest'altra vettura invece ha delle gomme completamente diverse. In questo caso abbiamo delle gomme NSR montate su dei cerchi Air. Qui come vedete abbiamo una corona slot it con gola in bronzo, si intravede anche dal motore sempre un NSR King 21 Evo 3 da 21.400 giri, un pignone in ottone, per cui anche in questo caso la meccanica è completamente differente rispetto a quello che abbiamo visto prima. Insomma, potete adattare queste vetture come meglio credete, potete costruire queste vetture partendo dal semplice kit in base alle vostre esigenze e così vi potete divertire su tutte le tipologie di piste. Anche in questo caso, con questa configurazione con le gomme NSR, abbiamo all'avantreno delle gomme con un cerchio diverso rispetto a quello visto in precedenza sull'Aston Martin, quindi l'abbinamento può essere utilizzato anche in modo trasversale. In questo modo troverete sicuramente la giusta combinazione su qualsiasi tracciato. Ragazzi, non vedo l'ora di prendere queste vetture, portarle sulla pista dei Calabroni Rossi ed effettuare qualche giro di prova. Sicuramente sulla nostra pista, sul nostro tracciato, quella che potrebbe andare meglio è sicuramente la Ferrari, quella che ha assetto forse più consono alla nostra tipologia di pista. Ma prima di effettuare qualche giro sul tracciato dello Slot Club Asti Calabroni Rossi, direi che è arrivato anche il momento di andare a vedere quanto pesano queste Formula 1. Anche per loro vale lo stesso test della bilancia. Partiamo dalla carrozzeria, la posizioniamo sulla bilancia, 9,9 grammi. Ragazzi, una carrozzeria veramente molto leggera. Facciamo anche la seconda pesata, 9,9 grammi. A questo punto togliamo la carrozzeria, prendiamo il telaio e andiamo a posizionarlo sulla bilancia. 65 grammi tondi. Alziamo, lo riposizioniamo per la seconda pesata, 65 grammi tondi. Adesso andiamo a rimontare il tutto, ricreiamo la nostra Formula 1 nella sua complessità e andiamo a prenderne così il peso complessivo. Vettura rimontata, la posizioniamo sulla bilancia per un peso totale di 75,2 grammi. Anche in questo caso facciamo due pesate consecutive, 75,2 grammi. E ora andiamo anche a prenderne le misure. La nostra Ferrari è lunga complessivamente 15,4 cm, ovvero 154 mm. Vediamo adesso anche la larghezza laterale. Chiaramente la prenderemo sulle gomme, è una macchina a gomme scoperte, per cui non abbiamo la carrozzeria ma direttamente l'assale posteriore. L'assale posteriore misura esattamente 6,6 cm, ovvero 66 mm. Chiaramente, essendo una vettura a ruote scoperte, potrete andare a limitare o anche ad allargare la carrozzeria a seconda magari del regolamento che vorrete utilizzare, andando a modificare la larghezza dell'assale e quindi andare a spessorare a destra e a sinistra lo spazio occupato tra le boccole, i cuscinetti a sfera e il cerchio stesso. Nella parte anteriore la macchina è decisamente più piccola e misura al calibro 6,2 cm, ovvero 62 mm. Una misura comunque di tutto rispetto che permette una guida decisamente racing. Infine, la distanza che abbiamo tra il centro della ruota anteriore e il centro della ruota posteriore è pari esattamente a 9,75 cm, ovvero 97,5 mm.
Insomma ragazzi, che dire, l'abbiamo vista, l'abbiamo ammirata, abbiamo guardato tutta la sua tecnicità, l'abbiamo pesata e misurata e adesso è arrivato proprio il momento di portarli in pista e capirne le sensazioni che ci trasmette. E allora cosa dire di queste splendide Formula 1? Come vi avevo accennato, ero quasi sicuro che la migliore di queste tre vetture fosse la Ferrari ed infatti è quella che si è meglio comportata sul nostro tracciato astigiano. Ma che velocità, che bellezza di guida! Infatti queste vetture sono veramente molto spettacolari, piacevoli da guidare, piacevoli anche da vedere. Con questa meccanica vanno veramente molto forte e poi sono decisamente molto precise, affrontano le curve sia quelle larghe che quelle strette anche a forte velocità, non scodano, non escono, insomma sono precise, sono taglienti, sono macchine decisamente molto prestazionali. Mi è capitato di provare diverse Formula 1 ma mai come con queste ho avuto delle sensazioni positive. Ragazzi, Angelo Cutillo in questo caso ha fatto un prodotto veramente eccezionale, un prodotto artigianale che però non ha nulla da invidiare rispetto a tutti gli altri prodotti magari di fascia più industriale, anzi forse avrebbe anche qualcosina da insegnare per quanto bene vanno queste vetture. Insomma ragazzi, io non mi farei scappare un modello di queste Formula 1, se avete occasione provatele su qualsiasi tipo di tracciato. Come avete visto possono adattarsi a ogni tipologia di guida, a ogni tipologia di pista e poi che dire, sono decisamente molto belle. Sicuramente ci va un attimo per metterla a punto perché tutta la parte meccanica così professionale ha la necessità di essere capita e soprattutto registrata e regolata per offrire il meglio, ma comunque la macchina anche nella configurazione di serie esprime già tutto il suo altissimo potenziale. Ragazzi, e voi cosa ne pensate delle vetture da Formula 1? Vi piacciono? Le avete già provate? E cosa pensate soprattutto delle vetture di tipo artigianale? Avete già provato queste della SAC di Angelo Cutillo? Ancora no? Beh, fatemelo sapere nei commenti. Come sempre io vi chiedo un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale per non perdere tutti gli altri contenuti e noi come sempre ci diamo appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.